Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, prima di cominciare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al mio canale, è gratuito, non costa nulla, attivare la campanellina e poi di sostenermi con un bel like se il video vi è piaciuto. Oggi cosa parliamo? Parliamo dei tasti multifunzione che abbiamo nel nostro volante. In questo caso sono in una Renault Clio 1500 diesel, non è quella super accessoriata con il cruise control adattativo eccetera eccetera, però voglio farvi vedere anche nella versione base che già ci sono tutti questi comandi qua. Questi comandi vanno bene sia per la Renault Clio, per la Captur, per la Dacia, che può essere, non so, per quanto riguarda la Duster, la Sandero, eccetera, perché infine i tasti sono quelli e anche il volante è fatto molto simile, cambio solamente il logo. Quindi adesso vi faccio vedere un attimino come sono fatti, una panoramica, spero di non dimenticarmi nulla, e più che altro per spiegarvi appunto che cosa servono tutti i tasti che abbiamo qui. Beh, partiamo dalla porta, diciamo così. Allora, qui abbiamo i tasti per quanto riguarda i nostri finestrini che possiamo alzare e abbassare, sono tutti 4 automatici, in questo caso qua. Poi abbiamo questo tasto qui per sbloccare i finestrini posteriori, quelli se abbiamo dei bambini dietro, noi da qui possiamo bloccarli e sbloccarli. Poi abbiamo questo che serve per regolare lo specchietto retrovisore, sinistra o destra, poi di solito nella mia Captur c'è, abbiamo un tastino qua per ripiegare gli specchietti retrovisori. Poi una volta selezionato il nostro specchietto, sinistra o destra, con questo joystick qua comandiamo su, giù, destra e sinistra. Molto semplice. Qui invece abbiamo il mantenitore di corsia, che vedete qua, possiamo attivarlo o disattivarlo. Adesso allarme uscita di strada attiva, scusate. Poi vado mantenimento corsia attivo e mantenimento di corsia disattivato. Allora qui non abbiamo nessun sensore, cioè non ci dice nessun avviso. Se io metto il allarme uscita da strada attiva, ci fa una vibrazione se superiamo le linee bianche, mentre il mantenitore di corsia è lui autonomo, appena sente che andiamo vicino alla linea ci rimette in carreggiata. Può essere un bene, può essere un male, perché sulle strade strette, quelle quasi a una singola corsia, può essere che ci sposti verso il centro della strada, il che non è sempre una cosa molto valida. Poi abbiamo qua in regolazione della luminosità del nostro cruscotto, poi abbiamo la regolazione dei fari, alzare e abbassare. Questo qua servono perché se noi andiamo, salgono dietro alcune persone pure siamo a pieno carico, la macchina tenderà ad abbassare il posteriore e quindi ad alzare il frontale, e i fari anabbaglianti potrebbero dar fastidio. Benissimo. Qui poi abbiamo l'accensione e lo spegnimento dei fari, possiamo mettere automatico o normale, oppure abbaglianti e anabbaglianti. Qui abbiamo la retronebbia e qui poi abbiamo appunto se vogliamo mettere i fari abbaglianti automatici o no, dipende sempre dal modello. Qui poi abbiamo per quanto riguarda i nostri tergicristalli anteriori e posteriori, poi sotto qui abbiamo il satellitino che è messo qua sotto, che tanti non apprezzano, invece io lo trovo comodissimo, sarà perché uso sempre Renault e quindi lo trovo molto semplice, perché tu mentre stai guidando, da qui puoi alzare e abbassare il volume, mettere in mute se premo 2 volte, qui sotto abbiamo la modalità se vogliamo musica, se vogliamo radio eccetera, e qua abbiamo le sorgenti, eccoci qua. Bene, ma i tasti che ci interessano più di tutto sono questi tastini qua, questi e poi questi. Vedete che sono divisi dalla parte di qua per quanto riguarda il regolatore di velocità e il limitatore di velocità, che sono due cose completamente diverse. Poi qua vi spiego un attimo come funzionano. Da questa parte di qua invece abbiamo per quanto riguarda rispondere al cellulare, alzare e abbassare il volume, cambiare la schermata che poi vi faccio vedere, dare l'ok, oppure l'assistente vocale, che può essere l'assistente vocale suo di Renault oppure l'assistente vocale di OK Google, dipende dall'utilizzo che ne stiamo facendo. E questa è la schermata principale. Quindi adesso vediamo un attimo, questo tastino qua, cosa serve? Io lo premo, vedete c'è scritto limitatore on, adesso con l'auto sono fermo perché per fare il video lo farei vedere, comunque vi lascio il link in descrizione, questo l'ho fatto anche correndo con la Captur 2020 che quindi ha le stesse funzioni e ho mostrato proprio come funziona, come si attiva e come si disattiva. Da quel video là potete appunto capire come funziona, però giusto per capire, noi premiamo questo tastino qua, ok?
e mettiamo limitatore on. Che cosa significa limitatore on? Io sono sicuro che sto correndo in auto, non voglio superare i 50 all'ora, i 70 all'ora dove ci sono dei limiti, che sono sicuro che lì ci sono di autovelox o cose del genere. Vado a premere il limitatore on, lo accendo, quindi così. Poi col tasto più e meno, ok, posso, vedete, regolare la velocità. Io adesso vado in 1, 36, 37, 38, eccetera. Però se io tengo premuto, vedete che va di 10 in 10. Adesso lui è arrivato a 50 perché il limite è 50 e quindi non può andare di più perché il limite viene messo a 50, quindi vado a 50 km orari al massimo. Molto bene perché si regola in automatico. Quindi io dico, bene, c'è una strada dove è tutta dritta, sono sicuro che potrò superare i 50 all'ora, ma non voglio superarli perché ci sono autovelox, perché il limite è quello da rispettare. Bene, premo il limitatore on e lui più di 50 all'ora non mi fa andare. Altra cosa invece diversa è questo tasto qua. Questo è il regolatore, ok? Questo qua vedete c'è scritto regolatore on. Che cosa significa? Posso sempre andare a regolare la velocità, ma sarebbe il cruise control praticamente. Il regolatore cosa fa? Mi mantiene sempre quella velocità là, che io sia in salita, che sia in discesa, lui mi mantiene sempre quella velocità là costante. Non è adattivo perché adattivo significa che segue l'auto che c'è davanti, che ci precede, quindi se lei rallenta lui rallenta, se lei accelera lui accelera, mentre se noi lo lasciamo sempre a 50 all'ora lui va sempre a 50 all'ora, questo che abbiamo noi che non è quello diciamo adattivo. E questi due tasti qua sono stati spiegati col 0 o questa qua, premiamo e resettiamo tutto, quindi siamo a posto. Da questa parte qui invece cosa abbiamo? Abbiamo questo tasto che serve per cambiare la schermata, vedete? Adesso io premo questo tasto qua e cambia la schermata. Vedete che qua sotto si spostano. Questo ad esempio è solo per la musica, questo è Android Auto, questi sono i consumi. Una volta selezionato il menu, io con le freccette che ho qui mi sposto e vedo quello che mi serve. Posso vedere questo qua che mi mette la coppia, i cavalli, questo mi mette i consumi, 3,9 litri per 100 km dopo aver fatto circa 5.000 km, per tutti quelli che non mi credono che quest'auto consuma niente. E questa è la fogliolina che si illumina in base a quanto sto accelerando, meno si illumina, più sto consumando, più diventa verde e meno sto consumando, quindi sto risparmiando carburante. Eccoci qua. Poi questo qui è per quanto riguarda, per quanto riguarda il mantenimento di corsia, oppure qua ci sono dei messaggi che ci arrivano di fare manutenzione entro 400 km e la faremo. Eccoci qua. Poi mi arriva una chiamata, premo il tastino qua e rispondo al telefono. Quando devo mettere giù lo ripremo e lui viene messo giù. Questo abbiamo l'assistente vocale, che adesso andiamo a togliere qua. Eccoci qua. Metto questo. Dire o selezionare un comando. E qua mi fa dire o selezionare il comando. Sto guidando, voglio dire portami da una parte, portami dall'altra, audio, vedete che qua ci sono i vari comandi da dire e dopo si registra. Ok, annulliamo, perfetto. Poi abbiamo l'ok per dare il consenso a quello che stiamo facendo. Qui non c'è un altro tasto, ma andrebbe qualcos'altro e stessa cosa qua ce ne sono due di liberi perché ci sarebbe il cruise control adattivo. Bene, quindi con questo abbiamo fatto una panoramica generale dei comandi al volante. Poi tutti i comandi, il resto dei comandi sono diversi, cioè questi qua, c'è il tasto eco per consumare meno carburante, doppie frecce per bloccare le tastiere, qua ne mancano alcuni, poi abbiamo i comandi manuali del climatizzatore, eccetera. Bene. Signori, ho fatto questo video molto breve, ma secondo me serviva perché tanti mi chiedono come faccio a cambiare la schermata, come faccio a mettere il cruise control, come faccio... Così ho fatto un video che adesso potete andare a vedere se vi interessa, secondo me può essere utile. Grazie a tutti, se il video vi è piaciuto un bel like, commentate, chiedetemi se avete bisogno di qualcos'altro e attivate il tasto notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!